It's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. Ragazzi, stiamo arrivando proprio adesso all'area sosta Carador, a costa di Folgaria, nella provincia autonoma di Trento. Siamo a 1230 metri sul livello del mare, sono le 20:30 di giovedì 2 febbraio e ci sono ben 7 gradi sopra lo zero. Incredibile, quando siamo partiti da Padova c'erano 5 gradi. Aspetta, qui si va a destra. I've waited a million years before, and I do it all. Ci fermiamo qui fino a domenica e rispondo subito alla domanda: quanto abbiamo speso? In due abbiamo lasciato a Folgaria ben 225 euro, non poco considerando che non abbiamo sciato. 75 euro per la sosta camper ed il resto tra ristoranti, bar e negozi di alimentari. I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games, yeah, it's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song. Questa sera siamo da soli, io, Anna Maria ed il piccolo Davide, che non vede l'ora di andare sul suo bomb. I feel something, 'cause we're both so unashamed. Parcheggiamo e ci accorgiamo di essere l'unico camper presente. Al mattino ci svegliamo con un bel sole e quando usciamo scopriamo che nel frattempo sono arrivati alcuni camper sistemati nella parte sul fondo dell'area. E adesso andiamo a vedere come si accede all'area dalla stradina innevata. Come abbiamo visto ieri sera arrivando, il vialetto di accesso si imbocca all'altezza del ristorante L'Alpe, seguendo il cartello sulla sinistra. Il breve percorso è in discesa e adesso è completamente ghiacciato, tanto che quando si va a piedi bisogna stare attenti a non scivolare e quando si va in camper l'area Carador fa parte dell'omonima osteria, da qualche anno rilevata da Tomix Food. Offre l'allaccio alla corrente elettrica, il carico dell'acqua potabile e lo scarico della cassetta VC sul water di un bagno. Non è invece disponibile lo scarico per le acque grigie. Il costo è di 25 euro per 24 ore. Abbiamo trascorso la giornata del venerdì facendo giocare Davide sulla neve e a metà pomeriggio andiamo in passeggiata a prendere una buona cioccolata calda al bar. Ieri sera ci hanno raggiunti mia sorella con mio cognato e i genitori di Davide con i loro camper. Questa mattina facciamo tutti assieme una stupenda passeggiata seguendo la stradina che sale proprio sopra l'area sosta. Dal punto di vista amministrativo, l'altopiano di Folgaria, assieme a quello di Lavarone e al paese di Luserna, appartiene alla magnifica comunità degli Altipiani Cimbri,
che è una delle comunità di valle trentine istituite nel 2006. La nostra prima tappa è il piccolo ma suggestivo santuario, immerso nella neve e dedicato alla Madonna delle Grazie, la cui piccola statua è inserita nell'abside da dove troneggia sull'altare maggiore. È uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio di tutto il Trentino ed è spesso meta sia di turisti che di fedeli. Con una bolla papale datata 7 gennaio 1955, Pio XII proclamava la Madonna delle Grazie di Folgaria patrona insigne e principale di tutti gli sciatori d'Italia. Ogni 8 settembre viene commemorata con una festa di antiche origini, con una solenne processione in cui la statua viene portata dai maestri di sci. A testimonianza dell'amore per il santuario di Folgaria, uno dei più mistici luoghi di preghiera e di devozione delle nostre montagne, la città di Milano ha offerto una copia della statua della Madonnina del suo Duomo, che è stata posta su di una colonna antica, offerta a sua volta dalla città di Roma. Usciti dal piazzale del santuario troviamo la segnaletica che indica il percorso che si snoda attorno al biotopo di Eken, un luogo di grandissimo valore ambientale sull'Alpe Cimbra, un piccolo angolo di natura incontaminata. Si tratta di una torbiera, ovvero una zona umida di particolare interesse dal punto di vista scientifico, perché è un rarissimo esempio di giacimento torboso situato in area carsica e in montagna. L'area si trova a 1260 metri di altezza e occupa una superficie di 4 ettari circa. È abitata da numerose specie vegetali che ne fanno un ambiente ricco e diversificato dal punto di vista botanico, ma anche da diverse specie animali, come rettili e anfibi tipici degli ambienti torbosi e paludosi, quali la biscia d'acqua, il rospo comune, la rana rossa e il tritone alpino. Al centro della torbiera è presente una zona di raccolta dell'acqua, il cui livello varia notevolmente nel corso dell'anno in relazione alle precipitazioni. Il percorso ad anello, lungo circa 2 km, è molto agevole, adatto a tutte le età e a tutte le persone, anche con i bambini in passeggino o in bob. Recentemente il tracciato è stato arricchito con nuove panchine, aree per il picnic, segnali indicatori e pannelli informativi. Il luogo è veramente bello in ogni stagione ed anche d'estate può regalare emozioni straordinarie, ma come raccomandano anche i cartelli, in quel periodo fate attenzione alle zecche. Seguendo il percorso ci troviamo immersi in un paesaggio che mai si direbbe, una infinita distesa bianca tutta attorno, un bosco che sembra essere fatato, il silenzio surreale scomposto solo dallo scricchiolare della neve sotto i nostri passi e l'aria leggerissima che entra nei polmoni. Davvero una sensazione stupenda. Ovviamente vale la raccomandazione di muoversi sempre con attenzione e assoluto rispetto per questo angolo di mondo incontaminato. Infatti i biotopi sono oasi naturali protette, scelte per le loro peculiari caratteristiche naturalistiche che devono rimanere integre, nonostante noi.
In chiusura dell'anello attorno all'area del biotopo, che abbiamo percorso lentamente in meno di un'ora, si arriva alla Casa Santa Maria. Si tratta di un hotel gestito da religiose, dove si mangia anche piuttosto bene. Anni fa avevano accettato di farci pranzare da loro, anche se eravamo di passaggio, ed era andata molto bene. Oggi proviamo a ripetere, ma purtroppo ci dicono che il ristorante ora è riservato solamente agli ospiti dell'hotel. Così scendiamo all'area sosta e decidiamo di andare a pranzo al ristorante self-service del Golf Hotel, dove un pasto completo costa 16 euro più le bevande e le porzioni sono davvero generose. Saremmo potuti andare all'Osteria al Carador. Le recensioni parlano di una buona qualità della cucina, ma anche i prezzi fanno la differenza. Dopo pranzo portiamo Davide a riposare in camper e a metà pomeriggio ripartiamo per una passeggiata nel centro di Folgaria, che dista circa 1,5 chilometri. Abbiamo perso il trenino per andare in centro di Folgaria, ci tocca andare a piedi. Lungo il percorso troviamo 2 punti dove ci sono dei camper in sosta libera e gratuita. Nel primo non abbiamo visto divieti o restrizioni, nel secondo invece il cartello indica che il parcheggio è consentito per un massimo di 6 ore. Bene che il comune lasci parcheggiare i camper anche in libera, ma sarebbe più utile per tutti se il limite orario fosse portato da 6 a 48 ore. Folgaria è un'importante stazione turistica estiva e invernale che si trova nella provincia autonoma di Trento a 1168 metri ai piedi del Monte Cornetto. Il centro storico si sviluppa lungo le animate via Emilio Coppi e via Roma, dove si affacciano negozi e locali eleganti. Le sue strutture ricettive sono soprattutto alberghi e residence. Per i camper, oltre all'area sosta Carador a Costa, è disponibile un parcheggio gratuito ma non attrezzato più su a fondo piccolo, direttamente sulle piste da sci. Però un impianto gratuito di smaltimento delle acque grigie e nere è disponibile vicino alla stazione dei Vigili del Fuoco qui a Folgaria. L'altopiano di Folgaria conserva le memorie di una ricca storia secolare. Intorno al 1150 Folgaria ottenne dal vescovo principe di Trento la concessione di magnifica comunità e quindi di un'ampia autonomia territoriale. Successivamente l'altopiano passò sotto il controllo di Venezia per ritornare più avanti alla Casa d'Austria. La chiesa di San Lorenzo è la parrocchiale di Folgaria e risale al XIII secolo. La primitiva cappella di Folgaria venne citata per la prima volta nel 1220 a proposito della concessione del fonte battesimale e della possibilità di avere accanto un camposanto. Nella seconda metà del XVI secolo si rendeva necessario l'ampliamento dell'antica cappella, ma sorsero difficoltà sul piano economico, perché non si trovava un accordo tra il rettore della chiesa e la comunità su chi dovesse sostenere le ingenti spese per i lavori. Alla fine il cantiere venne aperto nella prima metà del XVII secolo e gestito in autonomia dalla popolazione, senza ricorrere all'impiego di manodopera specializzata in tali costruzioni. Per il ritorno a Costa riusciamo a prendere il trenino a euro 2,50 a persona. La fermata di arrivo è proprio davanti al Golf Hotel, dove abbiamo pranzato oggi, e così entriamo a scaldarci e a ristorarci con un allegro spritz misto, Campari più Aperol. Dopo esserci divertiti con 1000 chiacchiere e ascoltando canzoni dal vivo, decidiamo di andare a mangiare una pizza.
ma troviamo posto solo alla birreria Il Croz, a pochi passi. Come giudizio sul rapporto qualità-prezzo darei un quasi sufficiente. Buongiorno, stanotte c'erano meno 4, anche adesso ci sono ancora meno 4. Voglio vedere il livello del gas sulle bombole di acciaio, vediamo un po' un esperimento. E qui abbiamo il vano delle bombole. Caspita, bel guaio. La chiave non entra, si è ghiacciata addirittura la serratura. Un attimo dobbiamo risolvere. Qui abbiamo una bomboletta spray. Attento alla testa, via. Ecco qui. Rutten antighiaccio, proviamolo. Scioglie, deterge, previene e protegge. Vediamo se è vero. Li mettiamo un po' qui. Mettiamo un attimo. Abbiamo aspettato 30 secondi, non di più. Proviamo adesso. Piano, senza mai sforzare. È entrata. Si gira, bene. Apriamo, funzionato. Per la fare funziona. Eccolo qui. Eccoli qui, bombole di acciaio. Il livello del gas è questo. Quando fa freddo si riesce a leggere il livello del gas liquido nella bombola, perché questo gassificandosi si raffredda e fa gelare l'umidità sulla parete esterna della bombola. Qui abbiamo il duo control automatico. Sta andando ancora con la bombola che ormai è quasi vuota, ma ci basta fino ad oggi, mentre questa è completamente piena. Nel momento in cui questa bombola si esaurisce, automaticamente lui non ruota la manopola, ovviamente, questa è sempre girata di qua, ma scambia al suo interno la mandata del gas e la prende dall'altra bombola. Quindi bellissimo il duo control, fa stare molto tranquilli. E molto valido allora anche questo prodotto antighiaccio della Rutten, lo metto in descrizione del video. Bene ragazzi, Davide vieni che salutiamo tutti. Adesso andiamo a far volare il drone? Sì. Vuoi schiacci tu il bottone? Sì. Fai andare su tu il drone? Sì. Va bene, dai. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be. Ecco ragazzi, adesso andiamo a vedere dov'è il camper service in questa area di sosta. Al Carador, a Folgaria, provincia di Trento. Stanotte avevamo meno 4, quindi sotto al ristorante del proprietario dell'area sosta, sotto abbiamo una porta a vetri. Qui c'è protetto dal gelo un rubinetto dove uno può collegare una canna oppure viene con una tani, con l'innaffiatoio, come si preferisce. Per quanto riguarda lo scarico, qui c'è un bagno PC per i camperisti con proprio un water e la cassetta può essere scaricata qui. C'è l'acqua e c'è il doccino che serve per appunto sciacquare la cassetta. Vediamo la luce, usciamo. Qui invece però non c'è la possibilità di scaricare le acque grigie, perché proprio manca la griglia a terra per lo scarico delle grigie, quindi col camper non ci si va sopra. Al massimo uno potrebbe avere una tanichetta da raccogliere le acque grigie e portarla nel water. Bene ragazzi, adesso andiamo a fare una passeggiata. Davide è già pronto. Direi che qui abbiamo l'uscita dall'area sosta, una stradina completamente ghiacciata e anche in salita. Abbiamo visto prima che un camper non ce l'ha fatta a salire.
Per fortuna che c'è la possibilità anche di fare un percorso alternativo che però passa per una strada privata dove c'è un ristorante dove ci sono sempre macchine parcheggiate. In questo momento sarebbe anche ostruito il passaggio, quindi si sale di qua, se non si scivola troppo sale di qua e si arriva poi in cima, e da lì dove praticamente poco prima dei pullman il problema poi viene meno, ma fin qua può presentare qualche difficoltà. Infatti vediamo che anche il bob di Davide sta presentando qualche problemino a salire. A Folgaria il carosello Ski Tour dei Forti, che fa parte del consorzio Skirama Dolomiti, offre più di 60 km di piste. Bellissimo quindi non solo per lo sci da discesa, ma anche per snowboard, sci nordico, telemark, sci escursionismo e fuoripista, slittino e pattinaggio su ghiaccio, oltre alle escursioni sulle ciaspole. Prendi, sei capace di tenerla? Tieni la dritta così, togli via di quella cosa. E così è giunto il momento della partenza e quindi della prova del comportamento del mio camper, o meglio dell'autista, sulla neve. Per questo ho attivato la funzione Traction Plus del Ducato, che serve a migliorare la trazione sui fondi a bassa aderenza, come in caso di neve, ma anche di fango, sabbia o altro. La neve sotto bisogna arrivare 3 volte. Andata. Siamo partiti dall'area sosta Carador senza aver potuto scaricare le acque grigie e adesso cosa facciamo? Ce le portiamo a casa? Niente affatto. Sull'autostrada A31 della Valdastico, dopo l'uscita di Due Ville, si incontra l'area di servizio Postumia Sud. Qui non ci sono indicazioni della presenza di un camper service, ma di fatto troviamo perfettamente funzionante e in ordine l'impianto per il carico e lo scarico delle acque. Bene a sapersi.